La svastica sul sole è brutto. È brutto? È bello. Ho letto la svastica sul sole e mi è sembrato brutto. Questo scriveva un utente di un gruppo Facebook al quale prendo parte, che si chiama Leggo letteratura contemporanea, e perché in fondo ancora su Facebook, come qualcuno lo chiama, Fognabook, resistono delle sacche di intelligenza, di buon gusto minimo, tale che sia anche interessante andare a vedere cosa vi succede e quali sono gli aspetti interessanti di questi gruppi di persone che si scambiano idee sulle materie più disparate. Ma allora, quindi, la svastica sul sole è brutto? Ebbene sì, perché no? È anche brutto la svastica sul sole. E qui alcuni si indigneranno, si risentiranno, altri saranno d'accordo, altri ancora non sapranno di cosa diavolo stiamo parlando. La svastica sul sole, o meglio, l'uomo nell'Alto Castello, è brutto, è sporco, è cattivo, è brutto, ma è anche bello. In definitiva, la svastica sul sole, l'uomo nell'Alto Castello di Philip Dick è un libro imprescindibile, un libro dal quale non ci si può sottrarre. Parliamo infatti del romanzo ucronico per eccellenza. Ora, gli argomenti di questo testo sono una moltitudine, si va dalle visioni più allucinatorie che si possono immaginare alle vicende spicciole di singoli personaggi che spaziano in una gamma enorme di fatti e di spunti narrativi. C'è il rapporto col femminile, che indica è sempre complesso, il rapporto altrettanto e forse più complesso di Dick con la realtà, veramente un rapporto conflittuale. C'è la visione della crudeltà umana, della cecità, della mostruosità delle dittature, e nel caso specifico di questo romanzo c'è anche uno spaccato della visione di Dick sul razzismo come forma di governo mortale, mortifera, impegnato in una eugenetica globale basata sullo sterminio. C'è molto altro in questo libro. È un libro brutto quanto tutto un mondo, quindi. Allora, torniamo un attimo al germe della riflessione, come mi è partita, e devo dire di aver apprezzato lo spunto offertomi da questo semplice post che ha suscitato una discussione piuttosto animata. Come è brutto? È brutto. È un po' semplice come approccio, no? Però io ho trovato un merito in questa secca semplicità, tra l'altro l'espressione di una opinione, mi è sembrato. Quindi mi verrebbe da dire che Dick non deve piacere. Perché dovrebbe piacere Dick? Dick ha un aspetto trasandato, è uno scrittore che ha fatto della fantascienza sia il suo ambito privilegiato, sia la sua prigione, dalla quale tentò più volte di fuggire. Chi ha avuto modo di leggere gli scritti autobiografici di Dick, tipo le Confessions of a Crap Artist, Confessioni di un artista di merda, e raccolte come Mutazioni, The Shifting Realities of Philip K. Dick, non può avere dubbi sul fatto che Dick non avesse quasi mai un intenzionale scopo estetizzante. Avrebbe voluto rifuggire ogni posa poetica, per quanto non riuscisse mai a non essere poetico. Esprimeva sempre un profondo dolore, senza mai
riuscire a perdere una certa spinta verso esiti positivi delle sue storie. Poi c'è l'aspetto, diciamo, un po' più dostoevskiano di Dick, cioè la fretta di vendere i propri lavori per banali ragioni economiche. C'è l'aspetto poi delle droghe, del fatto di essere spesso troppo strafatto per dare una compiutezza e una coerenza ad alcuni suoi lavori. Viene da pensare che chi trova poco apprezzabile L'uomo nell'Alto Castello potrebbe davvero essere sconcertato leggendo altre opere di Dick. Mi viene in mente Le tre stimmate di Palmer Eldritch. In definitiva, The Man in the High Castle è forse uno dei testi più strutturati e coerenti di Dick, e un romanzo in cui il senso di incompiutezza è forse meno forte di altri suoi lavori. Certo, a tratti appare veramente sfilacciato e complicato da ridurre a un semplice romanzo di intrattenimento. Definire brutto un romanzo di Philip Dick non mi pare pesi affatto sulla qualità che le sue opere hanno, al di là di ogni dubbio. Per esempio è emblematico come nella stesura della sceneggiatura di Blade Runner si fosse rivelato impossibile coinvolgere Dick stesso, perché in definitiva la sua opera non c'entrava proprio niente con il Blade Runner nella visione del filmica che vediamo in Blade Runner. In definitiva, Roy Batty in Do Androids Dream of Electric Sheep è poco più di un tossico, se non mi ricordo male è sovrappeso, è calvo, non ha niente a che vedere con Rutger Hauer, non ha niente a che fare con Ho visto cose, no. Dick è così, è brutto, è sporco, è antipatico e anche spesso incoerente, è delirante, soprattutto in una fase più tarda del suo lavoro, soprattutto andando verso la trilogia di Valis, ma lasciamo perdere questo. Questa è un po' anche la sua vera grandezza, al di là, come ho detto prima, della prigione che il genere sembrava costituirgli intorno. È lì che Dick ci dà i grandi risultati. I suoi romanzi mainstream, per la maggior parte pubblicati postumi, non hanno mai portato il nostro autore a nulla. Quindi sono d'accordo con l'utente di Leggo letteratura contemporanea. La svastica sul sole è brutto. Non è neanche un fatto linguistico, perché la traduzione di Nati è una bella traduzione, è una traduzione che ho trovato sempre piuttosto corrispondente. Grazie per questa provocazione. È brutto e quindi questo ci porta a poter riprendere in mano un libro, un testo, dalle mille facce. Innanzitutto partiamo da un presupposto. L'uomo nell'Alto Castello è un libro che parla prima di tutto di libri, ma non semplicemente ne parla, i libri sono proprio i protagonisti di questo libro, forse più addirittura di alcuni dei personaggi le cui vicende si intrecciano nell'andare della trama. Allora, il primo protagonista di questa storia è il libro dei mutamenti, Li Ching. Si tratta di un testo oracolare, ne avevo una copia ma non l'ho ritrovata nella mia libreria. Si tratta di un testo oracolare cinese, la cui poeticità è veramente notevole, con quello che in alcuni passi del nostro testo viene definito un forte legame con il Tao, e che in questa prospettiva i giapponesi hanno curiosamente adottato in una sorta di colonizzazione inversa, simile a quella della Grecia verso Roma, dato che i cinesi in questa linea temporale sono una delle tantissime razze asservite
ridotti a motori per i risciò e a terra di conquista. Li Ching gioca quindi un ruolo importantissimo nella vicenda della svastica sul sole, e tutti i personaggi principali ne fanno uso e ne sono influenzati. Il ruolo di questo libro all'interno della narrazione dickiana si amplia fino a farsi entità senziente della narrazione, ma questo lo vediamo dopo, non voglio andare troppo avanti. L'altro libro veramente protagonista di questo romanzo è l'opera a cui indirettamente il titolo originale si riferisce, cioè La cavalletta non si alzerà più, opera dell'uomo nell'Alto Castello. Si tratta di una ucronia nell'ucronia, è un romanzo proibito, un libro proibito, nei vari livelli di filtraggio razziale della cultura che ritroviamo nei territori americani governati dai giapponesi, e nel quale l'autore narra di un universo alternativo all'universo alternativo della svastica sul sole. Quell'universo alternativo è un universo in cui gli alleati, gli anglo-americani, hanno assurdamente vinto la seconda guerra mondiale. A molti sfugge questa cosa, però in realtà quell'universo, quella linea temporale della cavalletta non è la nostra linea temporale, ci sono delle forti differenze che appaiono immediate a chi legge con un po' di attenzione il testo. È una linea temporale in cui per esempio Chiang Kai-shek governa la Cina, che in questo universo diventa una specie di colonia americana. Hitler nella storia della cavalletta è stato catturato e processato, quindi si tratta di una linea temporale altrettanto diversa dalla nostra, dalla mia, da quella in cui plausibilmente anche voi vi trovate, diversa in altri modi, ma altrettanto diversa da quella narrata, nella quale si svolge la svastica sul sole. Non è chiaro se poi, lo vediamo dopo, ci sia un ulteriore spaccato su un'altra linea temporale ulteriore. Andiamo avanti. Un altro libro, per chiudere la questione libri, citato nella svastica sul sole, è uno strano libro dello sfortunato e talentuoso Nathaniel West, Mrs. Lonely Hearts, o La signorina Cuori infranti, uno strano romanzo citato da uno dei protagonisti giapponesi, e su cui non mi dilungo, ma che magari chi ha voglia può prendere, può dedicare. È un lavoro piuttosto breve, quindi si legge molto rapidamente e ci dà un po' uno spaccato di questo autore West, che morì giovane, che non ebbe molta fortuna in vita. Andiamo oltre. Veniamo ai castelli. Nel titolo, L'uomo nell'Alto Castello, c'è già un castello. Ci sono, in realtà mi viene da dire, due castelli protagonisti di questo romanzo. Quello del titolo, che in verità non è un castello, è una casa. È un castello solo nella propaganda del suo castellano, volta a intimorire eventuali assassini. L'autore vive in questo luogo di isolamento che è spacciato, diciamo, per un castello per motivi suoi. C'è un altro castello citato una sola volta o due nel romanzo, in modo molto laterale, ma la cui ombra incombe su tutto il romanzo. Si tratta del castello nazista per eccellenza, il castello maledetto di Wewelsburg, quartier generale delle SS, scelto da Himmler come base del suo potere per il carico di leggende che gravano su questo castello e sulla sua zona, e che in qualche modo ha un ruolo importante nella mistica del nazismo. Quindi anche
questo fatto del castello sicuramente va un attimino tenuto in considerazione, il titolo altrimenti Dick non sceglieva mai i propri titoli in modo casuale. Ok, veniamo alla disamina di alcuni dei personaggi della svastica. E dato che ogni personaggio di Dick è sempre un'incarnazione di un aspetto di lui stesso, abbastanza in modo chiaro, vediamo un attimo come possiamo analizzare questo aspetto. Abbiamo Frank Frink. Frink, al secolo Fink, è un ebreo newyorkese fuggito dalla marea nera nazista che ha invaso gli Stati Uniti orientali, che fugge dalle camere a gas naziste di New York, è il marito abbandonato, è il brutto marito abbandonato da Juliana, la femme fatale inevitabilmente dicchiana di cui ci occuperemo dopo. È una delle figure nodali del romanzo perché il suo ruolo è quello sempre importante nella poetica dicchiana dell'artigiano, perché attraverso la mistica e sublime azione dell'artigiano, che spesso nelle trame dicchiane il mondo può essere forgiato e manipolato. Appunto è un tema ricorrente in Dick che vediamo in vari aspetti della sua narrazione, a partire dal testo autobiografico che ho citato prima, Le confessioni di un artista di merda. Poi abbiamo romanzi minori come Guaritore Galattico, Galactic Pot Healer, in cui un riparatore di vasi aiuta un'entità semidivina a compiere il proprio destino. C'è poi un racconto che mi è rimasto molto impresso, ho letto tantissimi anni fa, che è diffidato dall'imitazione, Pay for the Printer, dove delle meduse aliene praticamente usano la polvere in cui il mondo si è dissolto per creare delle copie di oggetti di uso comune che gli esseri umani gli portano e che stanno morendo per lo sforzo di questa loro duplicazione di oggetti sostanzialmente inutili. Centrale in questo racconto è lo sconcerto dei protagonisti per la dimensione di creazione di una tecnologia attraverso l'atto artigianale. Il passaggio dalla pietra al martello al razzo orbitale visto come fatto misterioso. Quindi l'artigiano ha il potere di riscrivere la realtà, come la ha anche lo scrittore, in un certo modo, ma forse l'artigiano nella visione dicchiana ha addirittura un potere superiore a quello dell'autore. Questo è un aspetto che introduce un tema ancora più generale della poetica dicchiana, che è il rapporto non banale con la realtà. Una visione scissa, una visione complicata dell'uomo, che ha scritto realities that which when you stop believing it doesn't go away. Questo è un passaggio di How to Build a Universe That Doesn't Fall Apart 2 Days Later. E però dall'altra parte il suo gemello, il suo analogo strafatto, che ritiene che l'impero romano domini l'umanità attraverso un velo di Maya olografico. Quindi una doppia percezione della realtà, una realtà che da cui non si può prescindere, che è tremendamente reale, concreta, è il sasso che quando lo calci fa dolere il dito, ma che al contempo è evanescente e in questo forse abbiamo uno degli aspetti più intriganti di Dick e un sintomo del suo costante malessere. Poi questa realtà nell'andare della vita di Dick, della sua opera poetica,
la parte diciamo concreta della realtà, la sua visione di una realtà concreta piano piano sfuma verso qualcosa di sempre più delirante, sempre più scisso, separato dalla realtà. Ma ora sto un po' divagando. Abbiamo quindi una fede in un potere per il bene che è nelle mani, per il bene, per la realtà, per la concretezza della realtà, che è nelle mani dell'artigiano e nella penna dello scrittore. E questo potere apre degli squarci su una realtà che è malvagia e opprimente, verso un mondo che forse è migliore, forse no. Dove ci porta il disvelamento dato dal potere dell'autore, dell'artista, dell'artigiano? Non lo sappiamo. L'artigianato di Frink si contrappone nel romanzo anche all'orrido industrialismo nazista, che attraverso il riuso di parti di corpi umani che amano lacerare e distruggere. Vengo a una prima lettura del testo proprio su questo. Mi baso su un'edizione elettronica, non su questa che è una vecchia edizione di Fanucci che ho da tanti anni, ma su una edizione elettronica. Curiosamente non ho trovato l'edizione Fanucci elettronica. Comunque questo è un passo che troverete in una traduzione forse leggermente diversa nei testi disponibili all'acquisto, ma insomma poco ci si allontana. C'era un esercito di automi che costruiva e sfacchinava, maciullava piuttosto, orchi spuntati da un museo di paleontologia, tutti intenti nell'operazione di ricavare una tazza dal cranio del nemico. Prima l'intera famiglia ne raschiava il contenuto, cioè il cervello crudo, poi se lo mangiava e inoltre utensili preziosi ricavati dalle ossa delle gambe degli uomini. Un bel esempio di economia. Pensare non solo di mangiare la gente che non ti andava a genio, ma di mangiarla dentro il suo stesso cranio. I primi tecnici, l'uomo preistorico in un camice bianco sterile dal laboratorio all'interno di qualche università berlinese, che faceva esperimenti sugli usi ai quali potevano essere destinati il cranio, la pelle, le orecchie, il grasso di altre persone. Ja, Herr Doktor, un nuovo impiego per l'alluce. Vede, si può adattare la giuntura per il meccanismo di un accendino a scatto. Ora, se solo Herr Krupp potesse produrne in quantità. Quel pensiero lo fece inorridire l'antico gigantesco cannibale quasi uomo che adesso prosperava ed era tornato a governare il mondo. C'è voluto 1 milione di anni per sfuggirgli, pensò Frink, e lui è tornato, e non come semplice avversario, ma come padrone. Quindi una visione che contrappone l'artigiano al processo industriale, l'artigiano che pone, come vedremo tra poco, una potenza umana attraverso il suo agire nell'oggetto e una svilente logica industriale che, unita alla bestialità del nazismo, svilisce ogni umanità contro appunto il valore salvifico della singola opera artigianale pregna di identità. E questo tema poi tornerà nel momento in cui uno scialbo inutile artefatto di Frink, prodotto da Frank Frink, si apre una prospettiva di produzione di massa, e la domanda è se il Tao, il Wu, o comunque quello che volete voi, il potere che l'artigiano ha trasmesso all'oggetto, potrà mai trasferirsi nelle cose seriali. Questo è un altro dei temi dicchiani. La costante dicotomia tra originale e copia, tra replica e originale.
C'è poi Tagomi, il giapponese dominatore vittorioso, ma contrariamente al dominatore nazista, la cui crudeltà è oltre ogni possibilità di redenzione, ha una sua dolcezza, una sua saggezza, la cui vicenda si intreccia con quella di Frink in modo piuttosto laterale, non in modo indiretto, tramite l'interesse mistico e formalista di tutti questi giapponesi per le antichità americane. Nell'ambito di questa mania c'è il ruolo di Cildan, il mercante. Frink produce un gioiello brutto, informe, senza nessun valore estetico e artistico, che però a cui i giapponesi appunto non riconoscono nessun valore artistico, che però vedono come un portatore di un potere non meglio identificato, un potere legato appunto al misticismo giapponese, e che nella trama dell'uomo nell'Alto Castello sarà in grado di trasportare fisicamente Tagomi in un altro universo, in un universo di cui ho parlato precedentemente, che non sappiamo se è il nostro universo, se è l'universo della cavalletta, se è l'universo in cui appunto Hitler è stato processato, ma sappiamo che è un universo in cui esiste ancora la Embarcadero Freeway, che nel nostro universo a San Francisco. L'Embarcadero Freeway nel nostro universo è stata demolita negli anni '80, nell'universo di Tagomi, nell'universo della svastica non è mai esistita. Leggiamo un altro passo. Si ritrovò sul marciapiede. Dove sono? Fuori dal mio mondo, dal mio spazio e dal mio tempo. Il triangolo d'argento mi ha disorientato. Ho rotto gli ormeggi e adesso vado alla deriva, senza nulla a cui aggrapparmi. Questo è il premio per il mio comportamento. Mi servirà di lezione per sempre. Si cerca di contravvenire alle proprie percezioni. Perché? Per vagare sperduto senza un riferimento o una guida. Poi Tagomi riesce a tornare nel proprio universo sempre tramite questo triangolo d'argento, questo manufatto senza bellezza, senza valore estetico, dopo aver avuto esperienza nell'universo dove si è trovato del disprezzo viene appellato come toio, un insulto di origine militare derivante dalla seconda guerra mondiale. E Tagomi in questa sua transizione tra una realtà e l'altra riesce in qualche modo a superare il baratro di tristezza, il baratro nero che l'aveva quasi portato al suicidio per il fatto di aver ucciso due persone, due killer nazisti che hanno tentato di uccidere lui. Insomma, questa è un'altra vicenda. Questo ritornare alla realtà, lui lo dice in questo passaggio: io sono una maschera che nasconde la realtà, dietro di me, nascosta, la realtà continua, al riparo da occhi indiscreti. Strano, pensò. A volte è importante essere semplicemente una facciata di cartone. C'è un po' di Satori in tutto questo, se solo riuscissi a capirlo, lo scopo all'interno di uno schema complessivamente illusorio, del quale non sappiamo andare a fondo. È la legge dell'economia. Niente va sprecato, nemmeno l'irreale. Sublime questo processo. E questo è Tagomi. Abbiamo poi Cildan, che si dibatte, lui è l'americano, bianco, che si dibatte tra un senso di inferiorità e di rivalsa verso la razza padrone nipponica,
che appunto abbiamo visto, no? Toyo disprezzatissima durante la guerra, e poi passa attraverso una serie di fasi come la concupiscenza per la giovane moglie del suo cliente Paul, che è quello che cita il romanzo di West, tra l'altro, e Cildan vede il suo commercio di manufatti storici americani messo a repentaglio dallo stesso Frink che gli rivela un aspetto del suo commercio che lui tende a ignorare, e che cioè che questo commercio si nutre di falsi, di oggetti costruiti appositamente per essere apprezzati dai giapponesi e il cui gusto è incomprensibile per l'occidentale tedesco, di cui ora mi sfugge il nome. Si tratta di falsi grossolani, però proprio attraverso la bigiotteria creata da Frink, la questione dei falsi, che prima sembra così sconvolgente a Cildan, diventa secondaria e in lui rinasce. Tagome è trasportato in un altro universo, e in Cildan questi manufatti frinkiani fanno rinascere un orgoglio identitario all'idea di prostituire questa arte brutta comunque alla serialità. Anche questo è un aspetto importante. Poi abbiamo Juliana, moglie di Frink, fuggita da Frink, dal brutto Frink, e che vive in una terra di mezzo tra un cuscinetto di stati tra il mostruoso dominio nazista e il dinamico e curioso dominio giapponese. Vive in una terra equidistante tra i campi lavoro e le camere a gas e questo collezionismo un po' fanciullesco del protettorato giapponese. Juliana è una donna forte, una donna risoluta. Alla fine risolve la trama del romanzo con appunto l'omicidio del killer nazista di cui dicevo, e vediamola un attimo attraverso gli occhi di Frank Frink. Juliana, dice Frank, la donna più bella che avessi mai sposato. Ciglia e capelli nerissimi, tracce consistenti di sangue spagnolo distribuito come puro colore, perfino nelle labbra, un'andatura elastica, silenziosa, ai piedi scarpe sportive, un ricordo del liceo. In realtà ogni suo capo d'abbigliamento aveva un aspetto sciupato e dava la netta impressione di essere vecchio e lavato più volte. Tutti e due erano stati così poveri che, malgrado la sua bella figura, Juliana era stata costretta a indossare una camicetta di cotone, una giacca di tela con chiusura a lampo, una gonna marrone di tweed e calze fino al ginocchio, e odiava sia lui che quell'abbigliamento perché, diceva, la faceva sembrare come una donna che giocasse a tennis o, peggio ancora, che andasse a raccogliere funghi nei boschi. Il rapporto di Dick col femminile è sempre disturbante, deriva da un rapporto complicatissimo con la madre che lo trattava come un pazzo fin da bambino, con le sue varie mogli che lo appoggiano, lo conturbano, lo massacrano, molto spesso con personalità dominanti. I personaggi di Dick hanno in generale la caratteristica di mostrare i vari lati di lui stesso e di mutare oltretutto poi nei modi più imprevedibili. Questo li rende anche quasi reali, quasi più reali durante l'arco della storia, anche a volte anche nell'arco di poche frasi. Nulla è mai come sembra, nulla è immutabile, tutto può improvvisamente rivoltarci
contro. Veniamo un po' a delle letture, voglio ricorrere a delle letture per evocare un po' la parte anche più emotiva di questo romanzo, perché secondo me non c'è una possibilità di avere una lettura lineare di un'opera di questa complessità, e quindi ognuno si deve un po' anche poi impegnare a cavarne un po' il suo senso. Allora, facciamo un po' qualche lettura di carattere più politico, diciamo. Bisognava prendersela con i tedeschi per questa situazione, per la loro tendenza ad azzannare bocconi più grossi di quanto potessero masticare. Dopotutto erano riusciti a malapena a vincere la guerra e tutto a un tratto si erano lanciati alla conquista del sistema solare, mentre in patria emanavano editti che almeno l'idea era buona e in definitiva avevano avuto successo con gli ebrei, con gli zingari e con gli studiosi della Bibbia. E gli slavi erano stati ricacciati indietro di 2000 anni, fino alle loro terre d'origine, in Asia, fuori dall'Europa, con grande sollievo di tutti, rimandati a cavalcare gli yak e a cacciare con arco e freccia. E le grandi riviste patinate che si stampavano a Monaco e che circolavano in tutte le librerie e le edicole, si potevano vedere le fotografie a colori e a tutta pagina, i coloni ariani con gli occhi azzurri e i capelli biondi, che adesso laboriosamente dissodavano, aravano e coltivavano le terre nell'immenso granaio d'Europa. L'Ucraina. Quelli sì che avevano l'aria felice, le loro fattorie e le loro case erano pulite, non si vedevano più le immagini di polacchi ubriachi, dal cervello ottenebrato, stravaccati su portici cadenti o impegnati a rubacchiare qualche rapa appassita nel mercato del paese. Era solo un retaggio del passato, come le strade mal ridotte in terra battuta che una volta, nel periodo delle piogge, si trasformavano in un pantano e dove i carri sprofondavano. Ma l'Africa, laggiù, si erano semplicemente lasciati trascinare dall'entusiasmo e c'era da ammirarli, anche se avrebbero fatto meglio ad avere un po' più di pazienza, ad aspettare, per esempio, che fosse portato a termine il progetto Terre da coltivare. Ma laggiù i nazisti avevano mostrato dell'autentico genio, rivelando tutto il loro talento artistico. Il Mediterraneo chiuso, prosciugato, trasformato in terreno coltivabile per mezzo dell'energia atomica. Che grande ardimento! Coloro che ne avevano riso c'erano rimasti male, come per esempio certi scettici mercanti di Montgomery Street. Alla resa dei conti si era rivelato quasi un successo, ma in un progetto di quelle dimensioni quasi era una parola che aveva un suono minaccioso. Il ben noto, vigoroso saggio di Rosenberg era stato pubblicato nel 1958. In quell'occasione era stata pronunciata la parola per la prima volta. Per quanto riguarda la soluzione finale del problema africano, abbiamo quasi raggiunto i nostri obiettivi, sfortunatamente però. Eppure c'erano voluti 200 anni per liberarsi degli aborigeni americani e la Germania in Africa ce l'aveva quasi fatta in 15 anni. Quindi non era il caso di criticare a rigor di logica. In effetti Cildan di recente aveva avuto occasione di parlare a pranzo con alcuni di quei mercanti, evidentemente si aspettavano dei miracoli, come se i nazisti avessero potuto rimodellare il mondo con la bacchetta magica. Saltiamo un po' avanti e leggiamo un altro passo. Qui parla del vecchio Adolf. Il vecchio Adolf, che si vocifera sia in un manicomio, chissà dove, perché nella linea temporale della svastica Hitler ovviamente è ancora vivo, però è sparito, è rinchiuso in un manicomio, a consumare i suoi giorni nella paresi senile. Si fidi del cervello che risale ai tempi in cui era un povero barbone, in quel di Vienna, giaccone nero, biancheria sporca, pensioncine di infimo ordine. Ovviamente era l'ironica vendetta di Dio, uscita da qualche film muto, quell'uomo orrendo, abbattuto da una sozzura ulteriore,
lo storico flagello della depravazione umana, la sifilide appunto. E l'aspetto più terribile era che l'attuale impero tedesco era un prodotto di quel cervello, dapprima un partito politico, poi una nazione, poi la metà del mondo. Ed erano stati gli stessi nazisti a diagnosticarlo, a identificarlo. Quel ciarlatano di medico erborista che aveva curato Hitler, quel dottor Morrell, che aveva somministrato a Hitler un farmaco appena brevettato chiamato le pillole antigas del dottor Köster. In origine era uno specialista in malattie venere, lo sapevano tutti, eppure il bla bla del capo era ancora sacro, era ancora come la Bibbia. Quelle idee avevano contagiato ormai un'intera civiltà e come spore maligne i ciechi, biondi, finocchi nazisti stavano sciamando dalla terra verso gli altri pianeti, spingendo in contagio. Ecco ciò che si ricava dall'incesto: follia, cecità e morte. Brrr. Giuliana fu scossa da un brivido. Andiamo avanti. Un esempio di un esagramma dell'I Ching. Il muro cade nel fossato. Adesso non adoperare eserciti, annuncia i tuoi comandi nella tua città, la perseveranza porta umiliazione. Che disastro, esclamò inorridito, e lesse il commento. Il cambiamento a cui si allude nel mezzo dell'esagramma ha cominciato ad avere luogo. Le mura della città sprofondano nel fossato dal quale sono state ricavate. L'ora del giudizio finale è prossima. Era senza dubbio uno dei versi più minacciosi dell'intero libro, su oltre 3000, eppure il responso dell'esagramma era positivo. A quale dei due doveva dare retta? E come mai erano così diversi? Non gli era mai successo prima. Fortuna e disastro mescolati nella profezia dell'oracolo. Che strano destino, come se l'oracolo avesse raschiato il fondo buio del barile, tirandone su ogni sorta di stracci, ossa ed escrementi, per poi voltare il barile e rovesciare tutto alla luce, come un cuoco uscito di segno. Dopo aver premuto 2 pulsanti contemporaneamente, decise: ho bloccato l'ingranaggio e ho avuto questa visione, schlaz, disgraziata, della realtà, ma solo per un secondo. Fortunatamente è già finita. Diavolo, pensò, deve essere o l'uno o l'altro. Non possono essere entrambi, non si può avere fortuna e sfortuna nello stesso tempo, o forse si può. Il commercio dei gioielli porterà buona sorte, il responso si riferisce a questo. Ma il verso, quel maledetto verso, si riferisce a qualcosa di più profondo, a qualche catastrofe futura che probabilmente non ha niente a che fare con il commercio di gioielli. Qualche maligno destino che comunque è in serbo per me. Guerra, pensò, la terza guerra mondiale, tutti fottuti, 2 miliardi di morti, la nostra civiltà spazzata via. Bombe all'idrogeno che piovono come grandi. Oi Gewalt, Dio onnipotente, pensò. Che cosa sta succedendo? Sono stato io a dare il via? O c'è qualcun altro che agisce? Qualcuno che nemmeno conosco? Oppure tutto in noi è colpa di quei fisici, di quella teoria della sincronicità per cui tutte le particelle sono collegate tra loro. Non si può scorreggiare senza cambiare l'equilibrio dell'universo e così la vita diventa una barzelletta senza più nessuno che ne possa ridere. Io apro un libro e cosa trovo? Una cronaca di eventi futuri che Dio stesso vorrebbe archiviare e dimenticare. E chi sono io? La persona sbagliata, posso affermarlo con certezza. Dovrei prendere i miei attrezzi, dare retta a McCarthy, aprire la mia officina, dare inizio alla mia insignificante attività e proseguire su quella strada, a dispetto di quel verso orribile. Lavorare, creare a modo mio, fino alla fine. Vivere meglio che posso e più attivamente che posso, finché il muro non cadrà nel fossato per tutti noi, per tutto il genere umano. È questo che mi sta dicendo l'oracolo. Prima o poi il destino ci colpirà comunque, ma intanto ho il mio lavoro, devo usare la mia mente, le mie mani. Il responso era solo per me, per il mio lavoro, ma quel verso
Era per tutti. Sono troppo piccolo, pensò. Posso leggere solo quello che è scritto, alzare lo sguardo e poi abbassare la testa e tirare avanti, come se non avessi visto niente. L'oracolo non si aspetta che io mi metta a correre su e giù per la strada, strillando e strepitando per richiamare l'attenzione della gente. C'è qualcuno che può cambiare tutto ciò? Si domandò. Tutti noi messi insieme, o una figura di rilievo, o qualcuno che occupi una posizione strategica, che si trovi casualmente al posto giusto, un caso, un incidente, e le nostre vite, il nostro mondo, che dipendono da ciò. Ok, andiamo ancora un pochino avanti. C'è tutta una sequenza sulla politica nel Terzo Reich, vi invito un po' a leggerne. Ecco, qui abbiamo Paul, il giapponese, che parla del manufatto di Frank, di cui parlavamo prima, dicendo: non ha wabi, disse Paul, né potrebbe mai averlo, ma toccò la spilla con l'unghia. Robert, questo oggetto ha V. Credo che lei abbia ragione, disse Childan, tentando di ricordare che cosa significasse V. Non era un termine giapponese, era cinese. Saggezza, decise, o comprensione, comunque un concetto molto positivo. Le mani dell'artigiano, disse Paul. Paul è un giapponese, ma assolutamente ha questo nome, in questa continua ottica di controcolonialismo culturale dalla Cina, dall'America verso il Giappone, di cui in realtà il Terzo Reich a cui sembra andare del tutto indenne nella sua inumanità. Le mani dell'artigiano, disse Paul, avevano V e hanno fatto in modo che fluisse in questo pezzo. Forse lui sa solamente che questo pezzo lo soddisfa. È completo, Robert. Mentre lo contempliamo, anche il nostro V si accresce. Sperimentiamo la tranquillità associata non all'arte, ma alle cose sacre. Ricordo un santuario a Hiroshima in cui era possibile vedere la tibia, qui c'è un ritorno ai pezzi di corpo umano, però visti in modo diverso da quel passo che abbiamo letto prima, legato alle mostruosità seriali dell'industria nazista. Era possibile vedere la tibia di qualche santo medievale. Comunque questo è un manufatto e quella era una reliquia. Questo è vivo adesso, mentre quella si limitava a rimanere. Attraverso questa meditazione, alla quale mi sono dedicato con grande profondità dopo la sua ultima visita, sono giunto a identificare il valore che questo oggetto possiede in contrapposizione alla storicità. Sono molto commosso, come lei può ben vedere. Sì, disse Childan. Non possedere storicità né merito artistico o estetico, eppure partecipare in qualche valore etereo, è una cosa strabiliante, proprio perché questa è una piccola, insignificante massa informe che non merita nemmeno di essere guardata. Questo, Robert, contribuisce a far sì che possieda V, perché è un fatto assodato che il V si ritrovi solitamente nei luoghi meno appariscenti, come nell'aforisma cristiano le pietre scartate dal costruttore. Si avverte la consapevolezza del V in oggetti di nessun valore, come un vecchio bastoncino o una lattina arrugginita di birra all'angolo della strada. Comunque, in questi casi il V è dentro chi guarda, è un'esperienza religiosa. Qui un artigiano ha messo V dentro l'oggetto, piuttosto che essere testimone passivo del V all'interno di esso. Sollevò gli occhi. Sono stato chiaro? Sì, disse Childan. Childan non capisce niente di quello di cui sta parlando questo giapponese e poi ne verrà più tardi ne verrà coinvolto. Il romanzo va a finire in modo abbastanza rapido dopo gli eventi di cui abbiamo parlato. Si parla dell'operazione Dente di Leone
che è un'operazione che i nazisti stanno preparando per sterminare i giapponesi, perché non finisce mai, per quello si parla della terza guerra mondiale, perché i nazisti hanno il monopolio della bomba all'idrogeno. Tra l'altro prossimamente mi occuperò di un libro di Werner Heisenberg, qui c'è un collegamento, il padre mancato della bomba atomica, ve ne parlerò più tra breve in un prossimo video. Quindi tutto mi ritorna un po'. La terza pazzia mondiale, l'abbiamo già guardato. Juliana chiude il romanzo recandosi finalmente a trovare l'uomo nell'Alto Castello, dopo aver lasciato il cadavere di Joe Cinnadella, quello supposto italiano, reduce della guerra, invece che emerge come killer nazista. Si reca nell'Alto Castello di Juliana. Abensen è l'autore, che non l'avevo ancora citato, è l'autore della Cavalletta. La casa degli Abensen era illuminata e lei udì della musica e delle voci. Era una casa a un solo piano, decorata a stucco, con molti cespugli tutti intorno e un bel giardino composto prevalentemente da rose rampicanti. Mi trovo davvero qui? Si domandò mentre percorreva il sentiero d'ingresso lastricato in pietra. È questo il castello e tutte le storie che raccontano allora. La casa era semplice, ben tenuta, il giardino piuttosto curato, c'era perfino un triciclo sul vialetto di cemento che portava al garage. Cioè il castello non è che altro che una tipica casa dei suburbi americani. Forse era un altro Abensen, quello sbagliato. L'indirizzo lo aveva preso dall'elenco telefonico di Cheyenne, ma coincideva con il numero che aveva chiamato la sera prima da Greeley. Risalì i gradini fino al portico con le ringhiere di ferro battuto e suonò il campanello. Dalla porta semiaperta poteva vedere il soggiorno con un certo numero di persone in piedi. Le veneziane alle finestre, un pianoforte, un caminetto, delle librerie, ben ammobiliato, pensò. C'era forse una festa, però non erano vestiti in modo elegante. Un ragazzo scapigliato sui 13 anni, in jeans e maglietta, venne a spalancare la porta. «È la casa del signor Abensen? È occupato?» lei domandò. Rivolgendosi a qualcuno dietro di lui, dentro casa il ragazzo gridò: «Mamma, vogliono vedere papà!» Siamo proiettati in una normalità che è inattesa nell'andare del romanzo. La moglie di Abensen dice: «Mio marito è qui intorno, da qualche parte, cerchi un uomo alto con gli occhiali che beve un old fashioned». La luce di intelligenza nei suoi occhi si versò su Juliana, le sue labbra tremarono appena. «C'è così tanta comprensione tra noi», si rese conto Juliana, «non è straordinario?» «Ho fatto molta strada per venire qui», disse Juliana. «Sì, è vero. Eccolo, l'ho visto». Caroline Abensen la guidò di nuovo in soggiorno verso un gruppetto di uomini. «Caro», lo chiamò, «vieni qui, c'è una tua lettrice che è molto ansiosa di parlarti». Dal gruppetto si staccò un uomo che si avvicinò a lei tenendo in mano il bicchiere. Juliana vide un uomo altissimo con capelli neri e ricci. Anche la sua pelle era scura, i suoi occhi dietro le lenti sembravano viola o castani. Comunque di un colore tenue, indossava un abito di fibra naturale, tagliato a mano, molto costoso, forse di lana inglese. Il vestito gli ingrandiva le spalle già robuste, ma senza deformarne la figura. In tutta la sua vita lei non aveva mai visto un vestito del genere. Si scoprì a fissarlo, affascinata. «La signora Frink ha fatto tutta la strada da Cannon City, Colorado, solo per parlare con te della Cavalletta». «Credevo che lei vivesse in una fortezza», disse Juliana. Piegandosi per guardarla, Hawthorne Abensen
Le rivolse un sorriso pensoso. Sì, una volta era così, ma per arrivarci dovevamo prendere l'ascensore e questo ha fatto insorgere in me una fobia. Ero piuttosto ubriaco quando mi successe per la prima volta, ma per quanto ricordo e per quanto mi hanno riferito, mi sono rifiutato di stare là dentro in piedi perché sostenevo che il cavo dell'ascensore veniva tirato da Gesù Cristo in persona e che noi saremmo arrivati fino in cielo e io ero fermamente intenzionato a non stare in piedi. Lei non capì. Da quando lo conosco, le spiegò Caroline, Oates ha sempre affermato che quando finalmente vedrà Gesù Cristo si metterà a sedere, non rimarrà in piedi. L'inno, ricordò Giuliana, e così lei ha rinunciato al castello e si è trasferito in città, disse. Vorrei offrirle da bere, disse Hawthorne. Va bene, disse lei, ma non un old fashioned. Giuliana chiede a Hawthorne, lei conosce l'oracolo? No, rispose Hawthorne, mentre le preparava il drink. Stupita Giuliana disse, il libro dei mutamenti. No, non lo conosco, ripeté lui. Le porse il bicchiere. Non prenderla in giro, osservò Caroline Abenson. Ho letto il suo libro, disse Giuliana. In effetti, ho finito di leggerlo proprio stasera. Come faceva a sapere tutte quelle cose sull'altro mondo di cui ha parlato? Hawthorne non disse nulla. Si passò le nocche sul labbro superiore, guardando accigliato al di là della sua interlocutrice. Ha usato l'oracolo? Gli chiese Giuliana. Hawthorne la fissò. Non voglio scherzi o battute di spirito, disse Giuliana. Mi risponda senza fare dell'umorismo. Mordicchiandosi le labbra, Hawthorne abbassò lo sguardo a terra, incrociò le braccia e si dondolò avanti e indietro sui talloni. Quasi tutte le persone vicine presenti nella stanza erano diventate silenziose e Giuliana si accorse che il loro atteggiamento era cambiato. Adesso parevano a disagio a causa di ciò che lei aveva detto. Saltiamo un pezzetto. Lui la guardò in viso, muovendo gli occhiali e studiandola. C'è molto in questo mondo, secondo me, per cui il gioco valga la candela. Io mi rendo conto di ciò che sta avvenendo nella sua mente, disse Giuliana. Era la vecchia, ben nota espressione che aveva visto tante volte sul volto degli uomini, ma il fatto di rivederla ora non la sconvolse più di tanto. Da molto tempo ormai non provava più le stesse sensazioni di una volta. Il dossier della Gestapo affermava che lei è attratto dalle donne come me. Abensen, mutando espressione in modo quasi impercettibile, disse: è dal 1947 che la Gestapo non esiste più. SD allora, o come diavolo si chiama? Vorrebbe spiegarsi meglio, intervenne Caroline in tono spiccio. Certo, ho viaggiato fino a Denver con uno di loro e prima o poi arriveranno anche qui. Lei dovrebbe andare in un posto dove non possano rintracciarla, invece di lasciare la porta di casa aperta in questo modo e di far entrare chiunque, come è successo con me. Il prossimo che arriverà qui non ci sarà una come me che lo fermerà. Lei dice il prossimo, osservò Abensen dopo una pausa. Che ne è stato di quello che è venuto fino a Denver con lei? Perché non si è fatto vedere? Gli ho tagliato la gola, disse Giuliana. Questo è notevole, disse Hawthorne. Sentire una ragazza che ti dice una cosa del genere, una ragazza che non hai mai visto prima in vita tua. Non mi crede? Lui annuì. Ma certo, le sorrise in modo timido, gentile, quasi sconsolato. Sembrava che non gli fosse nemmeno passata per la testa l'idea di non credere. Grazie, disse. La prego si nasconda da loro, disse lei. Beh, noi ci abbiamo provato, come lei sa, come avrà letto sulla sovraccoperta del libro, dove si parla delle armi e del filo di ferro elettrificato, e lo abbiamo fatto scrivere proprio perché sembrasse che prendevamo ancora tutte le precauzioni. La sua voce aveva un tono stanco, asciutto. Potresti almeno portare un'arma con te, disse la sua moglie. Io lo so che un giorno inviterai qualcuno e mentre parli con lui quello ti sparerà addosso, qualche sicario nazista che vuole fartela pagare, e tu continuerai a prenderla con filosofia, come stai facendo adesso. Se davvero vogliono, disse Hawthorne, possono sempre arrivare fino a me. Fil di ferro elettrificato o no.
castello o no? Diglielo, disse Caroline, lei ha ragione, ha il diritto di saperlo, per quello che ha fatto per te. Poi, rivolta a Juliana, glielo dirò io allora. Signora Frink, Haute ha fatto le scelte una a una, a migliaia, utilizzando le linee, periodo storico, argomento, personaggi, intreccio. Gli ci sono voluti anni. Haute ha anche domandato all'oracolo quale successo avrebbe avuto il libro. Gli ha risposto che sarebbe stato un grande successo, il primo vero successo della sua carriera. Perciò lei aveva ragione. Lei deve usarlo piuttosto spesso per averlo capito. Mi chiedo perché mai l'oracolo abbia voluto scrivere un romanzo. Ecco qui il libro che scrive un libro, il libro che diventa senziente. Perché mai l'oracolo abbia voluto scrivere un romanzo, disse Juliana. Ha mai pensato di chiederglielo? E perché un romanzo in cui i tedeschi e i giapponesi hanno perso la guerra? Perché proprio quella storia e non un'altra? Che cosa c'è che non può dirci direttamente? Come ha sempre fatto? Questo deve essere diverso, non crede? Né Hawthorne né Caroline risposero. L'oracolo e io, disse alla fine Hawthorne, abbiamo raggiunto un accordo da molto tempo per quanto riguarda i diritti d'autore. Se gli chiedo perché ha scritto La cavalletta, dovrò versargli la mia parte dei diritti. La stessa domanda presuppone che io mi sia limitato semplicemente a battere a macchina. E questo non è vero, né è decoroso. Glielo chiederò io, disse Caroline, se tu non vuoi farlo. Non tocca a te chiederlo, disse Hawthorne. Lascia che sia lei a farlo. Poi rivolta a Juliana, lei ha una mente innaturale, se ne rende conto? Dov'è la sua copia dell'oracolo? Domandò Juliana. La mia è rimasta in macchina, giù al motel. Andrò a prenderla se non vuole lasciarmi usare la sua. Hawthorne si voltò e si allontanò subito, seguito da lei e da Caroline, attraverso la stanza affollata, verso una porta chiusa. Giunto alla porta entrò senza di loro. Quando uscì di nuovo, tutti videro i 2 grossi volumi con la copertina nera. Lei può pronunciare la domanda a voce alta, disse Hawthorne, quindi non abbiamo segreti. Juliana cominciò. Oracolo, perché hai scritto La cavalletta non si alzerà più? Che cosa dovrebbe insegnarci? Lei ha un modo piuttosto sconcertante e superstizioso di porre le domande, disse Hawthorne, ma si era accucciato per assistere al lancio delle monete. Vada pure avanti, aggiunse. Le porse le 3 monete, cinesi di ottone con i fori nel mezzo. In genere mi servo di queste. Juliana cominciò a lanciare le monete, si sentiva calma e molto sicura di sé stessa. Hawthorne annotò le linee per lei. Quando le ebbe lanciate 6 volte, Hawthorne abbassò lo sguardo e disse: Sun in cima, tui in fondo, vuoto in mezzo. Lo sa qual è l'esagramma? Gli domandò lei, senza usare le tavole? Sì, rispose Hawthorne. È Chung Fu, disse Juliana. La verità interiore, lo so anch'io senza ricorrere alle tavole, so che cosa significa. Hawthorne alzò la testa e la osservò, adesso aveva un'espressione esasperata. Significa che il mio libro è vero, non è così? Sì, rispose lei. Con rabbia lui disse, la Germania e il Giappone hanno perso la guerra? Sì. Allora Hawthorne richiuse i 2 volumi e si alzò in piedi, senza dire altro. Nemmeno lei è in grado di accettarlo. Lui rifletté per un po'. Juliana notò che adesso aveva un'espressione vuota e chiuso in se stesso, si rese conto. È preoccupato. Poi i suoi occhi tornarono limpidi come prima. Grugnì qualcosa, si mosse. Non sono sicuro di niente, disse. Ci creda, disse Juliana. Lui scosse la testa in segno di diniego. Non ne è capace, disse lei. Ne è sicuro? Vuole che le faccia un autografo su una copia della cavalletta, disse Hawthorne Abensen. Anche lei si alzò in piedi. Penso che andrò via. La ringrazio molto. Mi dispiace di averle rovinato la serata. È stato molto gentile da parte sua a lasciarmi entrare. Oltrepassò Abensen e Caroline e si fece strada in mezzo al circolo di persone. Attraversò il soggiorno e si diresse verso la stanza da letto, dove c'erano la pelliccia e la borsa. Mentre si infilava la pelliccia dietro di lei, apparve Hawthorne. Lo sa che cosa è lei?
Poi si rivolse a Caroline, che era in piedi accanto a lui. Questa ragazza è un demone, un piccolo spirito ctonio, che alzò la mano e si grattò un sopracciglio, spostando in parte gli occhiali, che vaga incessantemente sulla faccia della terra, si risistemò gli occhiali, fa ciò che per lei è istintivo, si limita a esprimere il suo essere. Non aveva intenzione di venire qui a fare del male. Le è successo e basta. Così come avviene per noi quando cambia il tempo. Sono felice che sia venuta e non mi dispiace di aver fatto questa scoperta, di conoscere questa rivelazione che lei ha avuto attraverso il libro. Lei non sapeva che cosa avrebbe fatto qui o che cosa avrebbe scoperto. Penso che siamo tutti fortunati, perciò non perdiamo la calma per questo, va bene? È una donna dirompente, tremendamente dirompente, commentò Caroline. Anche la realtà lo è. Il femminile dirompente, la realtà dirompente, disse Hawthorne. Porse la mano a Juliana. Grazie per ciò che ha fatto a Denver, cioè tagliare la gola al nazista. Lei gli strinse la mano. Buonanotte, disse. Faccia come dice sua moglie, si procuri almeno un'arma. No, disse lui, l'ho già deciso molto tempo fa, non voglio lasciarmi sopraffare da questa cosa. Posso appoggiarmi all'oracolo ogni tanto, quando mi sento nervoso, soprattutto a notte tarda. Non è male in una situazione come questa. Accennò a un sorriso. In tutta franchezza, l'unica cosa che mi preoccupa a questo punto è sapere che mentre noi ce ne stiamo qui a parlare, tutti quegli scrocconi che sono di là ad ascoltare mi fanno fuori la scorta di liquori. Si voltò e si diresse a grandi passi verso la credenza in cerca di ghiaccio, pensò, di ghiaccio fresco per il suo drink. Dove andrà adesso che ha finito qui? Chiese Caroline. E qui si chiude un po' il cerchio della storia. Non lo so, Juliana non se ne preoccupava. Devo essere un po' come lui, pensò, non mi lascerò angustiare da certe cose, per quanto possano essere importanti. Forse tornerò da mio marito, Frank. Ho cercato di telefonargli stasera e forse ci proverò di nuovo. Vedrò come mi sento più tardi. Nonostante quello che ha fatto per noi o quello che ha detto di avere fatto, preferirebbe che non fossi mai venuta in questa casa, concluse per lei Juliana. Se lei ha salvato la vita di Hawthorne, è orribile ammetterlo da parte mia, ma sono così sconvolta, non riesco ad accettarlo. Quello che ha detto lei e quello che ha detto Hawthorne. È strano, disse Juliana. Non avrei mai pensato che la verità la facesse arrabbiare. La verità, si disse, terribile come la morte, ma più difficile da trovare. Io sono fortunata. Credevo che lei fosse contenta ed eccitata come me. È un malinteso? Non è vero? Sorrise e dopo una pausa la signora Abenson riuscì a ricambiare il sorriso. Buonanotte in ogni caso. E poi siamo alla fine di questo straordinario libro di cui spero di aver dato uno spaccato e anche un'impressione emotiva. Il romanzo si chiude come se nulla fosse su una realtà complessa, difficile da accettare, concreta ma anche assurda. Questa è la bruttezza e la grandezza dell'Uomo nell'Alto Castello, un libro che penso si debba leggere una volta nella vita con una certa attenzione, al di là della confusione che può ingenerare in alcuni suoi passi. L'Africa è ridotta a un deserto dove gli esseri umani sono stati trasformati in mucchi di proteine, sono stati bruciati, il nazismo regna sovrano, ma nella realtà ha perso la guerra. La realtà, il velo che la nasconde e il rapporto dell'arte con il mondo e con il senso della vita. C'è veramente di tutto in questo libro. Chiudo qui questo excursus sulla svastica
Vi invito a mettere mi piace al video, a iscrivervi al mio canale, perché prossimamente vi porterò a contatto con altri testi secondo me rilevanti. Sto lavorando adesso a una disamina e lettura su Fisica e filosofia di Werner Heisenberg, un testo poco conosciuto ma secondo me importante per affacciarsi in una dimensione di lettura non banale, però adatta a molti livelli di fruizione. Non vi fate convincere che certe letture possono essere riservate soltanto agli iniziati di certe discipline. È straordinario come i libri delle menti più feconde e importanti di ogni tempo si rivolgano bene o male a tutti. Questo è importante. Questa serie si chiamerà Inviti alla lettura e quindi leggete, a cominciare dalla svastica sul sole, l'uomo nell'Alto Castello. Una cosa di cui non ho parlato in questo video è la serie uscita su una nota piattaforma di streaming. Non ne ho parlato perché, vi dico la verità, ne ho vista solo una puntata o due e non mi è parso interessante. La serie di esempi di cose poco interessanti legate alla produzione di Dick e di tanti altri grandi autori continua e non depone a favore dell'intelligenza e della scrittura degli autori di serie e film. Su questo lascio ad altri ogni sentenza. Vi ringrazio dell'attenzione, mi sono molto dilungato e spero in futuro di catturare il vostro interesse grazie ai libri che vi presenterò. Un saluto.